e benvenuti o bentornati sul canale di Uncinetto in un clic per seguire il nuovo tutorial che io ho organizzato in 3 parti per fornirvi come al solito in maniera dettagliata tutte le indicazioni necessarie per realizzare questo vestito da sposa e questo vestitino da damigella. Allora, ve li faccio vedere anche di profilo e dietro. Si tratta di 2 vestiti la cui caratteristica principale sta sicuramente nella ampiezza di questa gonna. È veramente un abito molto gonfio. Pensate che relativamente al vestito da sposa, nel punto più ampio il diametro della gonna raggiunge, anzi supera di poco, i 35 centimetri, mentre invece quello da damigella raggiunge, e anche questo supera, i 20 centimetri. Quindi, per coloro di voi che amano appunto il volume nei vestiti da sposa e da cerimonia, ecco, senz'altro questi 2 modellini fanno esattamente al caso vostro. Relativamente alla realizzazione di questi abitini volevo darvi semplicemente un consiglio, cioè dirvi che sicuramente per poter realizzare questi vestiti è necessaria una certa dimestichezza con l'uncinetto, ma più di tutto molta pazienza, dal momento che soprattutto per realizzare gli strati di volan della gonna bisogna seguire in maniera il più precisa possibile uno schema. Quindi il mio consiglio è, soprattutto ai meno esperti di voi che vogliano cimentarsi con questo lavoro, di provarci senz'altro a fare i vestiti, magari realizzando per primo l'abito da damigella, che è la versione più corta dell'abito da sposa. Allora, venendo all'occorrente, essendo chiaramente gli abiti molto voluminosi, sarà necessaria una certa quantità di cotone. Vedete qui ho pesato l'abito da sposa che ha un peso di 174 grammi, quindi ci vogliono più di 1,5 etto di cotone per realizzarlo. Decisamente più leggero invece è l'abitino da damigella, vi occorrono appena 60 grammi di cotone. Oltre al cotone vi occorre l'uncinetto, io lavorerò con la misura 2,5 che vi consiglio di utilizzare anche a voi per rispettare appunto le misure del vestito e riuscire poi a infilarlo alla Barbie. Non occorre nient'altro, né ago né filo né nient'altro. Questo è un lavoro che si può fare tutto solo con l'uncinetto e con tanta pazienza, vi ricordo. Prima di lasciarvi ai tutorial vi ricordo che potete realizzare anche gli accessori delle bambole, cioè la coroncina per il velo da sposa e il cerchietto per capelli e la borsetta a mano della damigella, sempre seguendo i tutorial sul nostro canale, ai link che trovate nella descrizione del video. Nella prima parte del tutorial realizzeremo insieme corpetto e sottogonna del vestito. Io ho iniziato a farlo e ve lo faccio vedere qui sulla vostra destra. Allora, questo è il corpetto non rifinito, quello che manca è la parte, vedete qui, del volant, nonché la parte superiore, quella che serve per inserire il nastro di chiusura, e sono tutti dei passaggi che realizzeremo insieme nella terza e ultima parte del tutorial. Oggi appunto vi dicevo faremo il corpetto, lo scheletro e anche il sottogonna, dove per sottogonna intendiamo una parte chiaramente inclusa nel vestito, perché questo è un pezzo unico, ed è la parte su cui poi la base, che
non si vede perché è interamente coperta da questi strati di volan che andremo invece a realizzare nella seconda parte del tutorial. Allora, perché io mi sono portata avanti? Perché esattamente questa struttura che vedete, questo modellino, è ciò che costituisce la base, corpetto e sottogonna del vestito più corto, che noi abbiamo chiamato vestito da damigella. Quindi io vi farò vedere, ripeterò con voi come arrivare fino a qui e poi per andare avanti e completare il vestito riprenderò in mano esattamente questo lavoro che ho lasciato in sospeso. Quindi in sostanza nella prima parte del tutorial il nostro modellino di riferimento diventerà questo. Allora quelli di voi che vogliono fare il vestito più corto si fermeranno alla realizzazione esattamente di questo modellino, gli altri andranno avanti fino alla fine del tutorial. Allora per fare il vestitino noi partiremo da questo punto qua, dallo scollo, ok? E quello che dobbiamo fare è mettere su, avviare il lavoro con cappietto e 40 catenelle. Quindi faccio il mio cappietto e poi le mie 40 catenelle base. Di questi 40 punti base che abbiamo messo su, allora vi dico subito, 10 serviranno per fare la parte dietro del corpetto, 10 quelle davanti e 10 poi per fare ciascuna spallina. Ecco, giusto per dirvi come mai ne abbiamo messi su 40. Adesso cominciamo col primo giro, che è un giro semplicemente di maglie basse, quindi andiamo a fare 40 maglie basse. Allora, la prima è sostituita da queste 2 catenelle ed è la maglia che cade sul terzo punto. Allora, la seconda andiamo a farla sulla quarta catenella, nella quinta la terza e andiamo avanti così fino a completare il giro con le 40 maglie. In questa maniera qui. Nel secondo giro andiamo a fare invece 40 maglie bassissime. Allora, tiriamo su. In questo caso quindi il lavoro di una catenella soltanto lo giriamo, avremo realizzato la prima maglia bassissima su questo punto, entriamo nel secondo e facciamo la seconda maglia bassissima e così via, vedete, entrando in tutti i punti e andando a fare le nostre maglie bassissime. Allora in questo modo vedete noi andiamo a realizzare una base dove per ciascun punto abbiamo 3 catenelle, diciamo, ok? Vedete per esempio questo, abbiamo una più esterna, una centrale e un'altra più interna verso qui. Allora vi farò vedere più avanti come mai poi ci occorrono, ovvero come utilizzeremo questi 3 punti. Intanto arriviamo alla fine del giro. Allora, io ho terminato e ho messo praticamente il lavoro nel verso dove andremo a fare il nostro terzo giro, perché qui si vede molto bene quello che vi dicevo prima, dove per ciascuna maglia base abbiamo praticamente 3 catenelle, 3 punti a disposizione. Allora, nel giro 3 noi praticamente andremo a lavorare in costa dietro sulla catenella esterna
E quindi che cosa significa? Che di tutti i 3 punti che abbiamo a disposizione, noi andremo a lavorare solo ed unicamente su quello più esterno. Il risultato sarà che noi avremo lasciato in rilievo, vedete, questa doppia fila di punti, cioè la catenella più interna verso di noi. Allora, riprendo brevemente in mano il nostro modellino di riferimento per farvi vedere qui che cosa succede, in pratica che cosa stiamo andando a lavorare. Allora, in pratica, noi lasceremo in rilievo con la prossima lavorazione esattamente questa catenella qua. E sono 2 fili di punti che ci serviranno nella terza parte del tutorial ad inserire qui su quella più in basso il volant. E invece per quel che riguarda la catenella più in alto, allora vedete che si crea uno spazio qua nella parte alta del vestitino che andrà riempito con una lavorazione particolare che poi vi farò vedere nella terza parte del tutorial e sarà lo spazio dove scorrerà il nastrino che chiude il vestito. Allora, torniamo adesso al nostro lavoro e iniziamo il giro 3 nel quale cominceremo a lavorare le singole parti del nostro corpetto. Allora, iniziando dalla prima metà dietro, che lavoreremo con 5 maglie basse. Allora, la prima, vedete, viene sostituita come al solito dalle 2 catenelle con cui tiriamo su il lavoro, che cadono su questo punto qui. Dopodiché, allora, io cosa devo andare a fare? Devo andare a lavorare in costa dietro su questa catenella qua, quindi andare a prendere il mio secondo punto che è questo e fare la mia seconda maglia bassa. Poi vado a prendere il terzo, faccio terza maglia bassa, quarto, ok, e quinto. Molto semplice. Ecco, vedete, stiamo lasciando le 2 file di punti che vi spiegavo prima. Allora, abbiamo lavorato la prima metà dietro, la seconda metà cadrà sulle 5 maglie alla fine del giro. Adesso arriva la parte, le 10 maglie dedicate alle spalline che lavoreremo così. Allora, le prime 4 maglie sono maglie basse singole, una per ciascun punto, come abbiamo fatto fino ad ora. Ecco, presa la mia maglia, quindi una, due, ecco qua, e 4, eccomi qui. Allora, le prossime 2 invece le lavoriamo con 2 maglie basse, quindi doppie, quindi 2 maglie basse in ciascun punto. Quindi fatta la prima devo rientrare esattamente nello stesso punto e farne un'altra e la stessa cosa nel punto successivo, sempre 2, una e 2, dopodiché termino la parte della manica con altre 4 maglie basse singole. Allora, fatta la prima spallina, come andrò a terminare il giro? Allora, facendo la parte davanti del corpetto lavorando 10 maglie basse e poi andando praticamente a fare quello che abbiamo fatto qui, soltanto che al contrario, no? La spallina,
le 10 maglie basse della spallina secondo questo schema, 4 singole, 2 doppie, 4 singole e infine le 5 maglie basse della seconda metà dietro. Ecco, fatto questo andiamo a iniziare il quarto giro, nel quale cominciamo a lasciare, a ricavare lo spazio per le maniche. In sostanza si tratterà di andare a lavorare tutti gli altri punti, i punti che abbiamo ricavato in questo giro, eccetto i 12 e 12 24 punti delle maniche. Allora, intanto andiamo a tirare su il lavoro di 2 catenelle, prima maglia bassa dietro e a lavorare. Questa volta normalmente si prendono le 2 catenelle base normalmente. Allora andiamo a lavorare le 5 maglie basse della prima metà dietro. Dopodiché si lavorano 2 catenelle libere, contiamo i 12 punti della manica. Allora, i 12 miei sono qui e vado a entrare con l'uncinetto, vedete, esattamente nel 13° punto. E qui lavoro la mia maglia bassa. 13° punto che chiaramente è il primo punto davanti. Ok? Ora vado a lavorare tutti i punti davanti, ricordiamo che abbiamo 10 maglie, in questo modo, e poi vado a ricavare la seconda manica esattamente come ho fatto prima. Quindi per prima cosa lavoro 2 catenelle libere, poi vado a saltare i 12 punti della manica e dentro vediamo 1, 2, 3, 4, ecco, devo entrare qui nel quintultimo punto, quindi il primo della parte dietro, ecco qui, filo l'uncinetto in quel punto, lavoro la mia prima maglia bassa e vado poi a completare la seconda metà dietro, 5 maglie basse. Quindi a partire dal prossimo giro queste sono le maglie che dobbiamo lavorare, le 10 dietro, le 2 catenelle che ho ricavato sotto le maniche, appunto 2 per parte, e le 10 del davanti. Queste invece, che sono le maglie delle manichine, non verranno lavorate più. Allora, nel prossimo giro, che è il giro 5, è il giro in cui noi iniziamo a sagomare le coppe del nostro corpetto, che vi faccio vedere qui sul nostro modellino di riferimento. Vedete che c'è questi 2 rigonfiamenti, ecco, corrispondono alle coppe. Iniziamo a lavorarle a partire dal quinto giro. Le coppe chiaramente riguardano la parte davanti del corpetto, iniziamo però, ecco, scusate, a lavorare la prima metà dietro e sotto le maniche, quindi dobbiamo fare le nostre 5 maglie basse dietro, tirando su come al solito il lavoro di 2 catenelle, quindi 3, 4, 2 catenelle che appunto ricordo sempre sostituiscono la prima maglia bassa, ok? Ecco, c'è da lavorare poi, vedete, anche una per una, sempre con maglie basse, le 2 catenelle che avevamo ricavato sotto le maniche e siamo poi arrivati alla parte davanti. Parte davanti. Per fare le coppe iniziare a sagomarle, cosa facciamo? Allora, la prima maglia la lavoriamo come maglia bassa singola. Nei 3 punti successivi invece facciamo per ciascun punto una maglia bassa doppia, cioè ne facciamo 2. Quindi iniziamo
la nostra serie di aumenti che servono per ricavare lo spazio delle coppe. Quindi vedete 2 e ho fatto le mie prime 2 maglie doppie, questa è la terza. Dopodiché, allora, ho lavorato quindi i primi 4 punti davanti, faccio 2 maglie basse singole, che sono quelle che servono come spazio di separazione tra le coppe, e dopo vado a ripetere all'inverso esattamente quello che ho fatto fino ad ora. Quindi 3 maglie basse doppie, una singola, lavoro le 2 catenelle sotto, mi riferisco a questa parte, sotto la manica, e poi le 5 maglie basse, cioè 5 maglie basse sulla seconda metà dietro. Avrò quindi ottenuto alla fine di questo giro un totale di 30 punti base che vado a lavorare con maglie basse singole, quindi 30 maglie basse singole nel giro successivo, che è il 6. Che inizio sempre al solito modo, tiro sul lavoro di 2 catenelle, ho fatto la prima maglia bassa, vado avanti e le lavoro tutte e 30. Terminato quindi il giro 6, adesso nel giro 7 devo finire di sagomare le coppe, e vado a fare quindi, almeno per quel che riguarda la parte davanti, esattamente il contrario rispetto a quello che ho fatto nel giro 5. Allora, nel giro 5 avevo aumentato, raddoppiato alcuni punti base. Nel giro 7 io vado ad effettuare esattamente su quegli stessi punti delle diminuzioni. Intanto cominciamo ad arrivare sul davanti lavorando prima metà dietro e la parte sotto la spallina con la manichina, con ricordiamo un totale di 7 maglie basse. Queste sono 2, facciamo le altre. Arrivata sul davanti, allora la prima maglia la faccio come maglia bassa singola. Dopodiché vi ricordate, avevamo fatto le 3 maglie doppie, quindi abbiamo adesso 6 punti, andiamo a fare su quei 6 punti 3 diminuzioni per portarli ancora ai 3 punti originali e ricavare quindi la coppa. Come si fanno le diminuzioni? Allora, entro nel primo di questi punti doppi e tiro su la mia prima maglia. Entro poi nel secondo punto, tiro su la mia terza maglia, vedete, avrò un totale di 3 asole sull'uncinetto e vado a chiudere poi in un colpo unico, cioè in pratica si chiama riduzione perché da 2 punti base che si lavorano se ne ricava uno, e io dovrò fare questa procedura anche sugli altri punti. Quindi questa è la mia seconda diminuzione e poi la terza. 1, 2 e chiudo. Ok? Quindi avrò ottenuto, vedete che si forma la coppa, come vi dicevo, avrò ottenuto riportato, cioè i 6 punti ai 3 punti originali. Allora, come si conclude il giro? Vi ricordo che qui adesso in questi 2 punti vanno lavorate 2 maglie basse singole, che sono lo spazio che separa le 2 coppe, dopodiché vado a fare 3 diminuzioni, una maglia bassa singola per completare la parte davanti, 7 maglie basse tutte singole per lavorare la parte sotto la manica e la seconda metà dietro. Ecco, vedete, ho completato il giro, quindi
come potete vedere qui meglio di profilo, sagomato le 2 coppe del corpetto. Allora, questo giro però si termina con un ultimo passaggio, cioè nel quale io devo andare in pratica a unire l'ultima maglia che ho lavorato con la prima maglia del giro. Quindi devo entrare nelle 2 catenelle iniziali, questo modo, e unire, vedete, questa maglia in cui sono entrata all'ultima che ho lavorato con maglia bassissima, perché da questo momento in poi, allora metto dritte anche le manichine del lavoro, io da questo momento in poi comincerò a lavorare in tondo, che è il corpetto. Questa parte qua aperta poi verrà chiusa dal laccetto che inseriremo qui, ok? Allora, terminare il corpetto adesso sarà molto semplice. Noi dobbiamo lavorare 6 giri, un totale di 6 giri, dove andremo praticamente semplicemente a lavorare le 24 maglie che abbiamo ricavato come base dal giro 7. Ok, quindi per ogni giro noi che cosa dovremo fare? Dobbiamo ricordare 2 cose semplicemente, cioè sempre di tirare sul lavoro con la doppia catenella, che è la nostra prima maglia bassa, poi andare a fare la seconda e lavorare tutte le maglie fino ad arrivare su questo punto qui, che è l'ultimo del giro, e poi andare ad unire questa maglia bassa con le prime 2 catenelle, rientro qui con maglia bassissima. Allora, ripetiamo praticamente questo giro, qui il giro 8 per altre 6 volte, quindi faremo i giri dall'8° al 13° e ci ritroviamo alla fine del 13°. Bene, fatti questi primi 13 giri, abbiamo quindi realizzato, vedete, la parte del corpetto del vestitino. Quindi siamo arrivati praticamente fino qui. A partire dal giro 14° ci occuperemo di quella parte del vestito che abbiamo definito sottogonna. Allora, come vedete, il tipo di lavorazione cambia, si passa dalla maglia bassa del corpetto alla maglia alta del sottogonna. Prima però di iniziare a lavorare con maglie alte il sottogonna vero e proprio, allora dovremo fare, vedete, ve lo faccio vedere qui in evidenza, un ultimo giro di maglie basse per preparare la lavorazione della gonna. In sostanza si tratta di un giro dove noi andremo a fare degli aumenti, perché vedete la particolarità della lavorazione del sottogonna è che noi dobbiamo andare progressivamente ad ampliare il vestito, no? Ad ampliare la base su cui puoi fare i volant. Allora, questo qui, il primo giro che facciamo, lo facciamo di maglie basse perché sarà quello che ancora si vede. Infatti, il primo giro di maglie alte, vedete, che faremo successivamente è quello che verrà coperto dal volant. Il volant che verrà inserito su questi punti di maglie lasciate in rilievo. Quindi quali saranno i nostri prossimi passaggi? Allora nel giro 14, ripeto, andremo a realizzare un giro di maglie basse per portare, facendo degli aumenti, per portare il numero totale di maglie da 24 a 32. Successivamente faremo un giro di maglie alte in costa dietro, 32 maglie alte in costa dietro, che ci porterà in pratica alla realizzazione di questa prima fila di punti in rilievo. 32 punti
che sono quelli su cui andremo ad innestare, ad inserire nella seconda parte del tutorial il primo volant. Allora, per portare il numero totale di maglie nel giro 14 a 32 useremo questo schema. Ripeteremo un modulo di 3 maglie basse singole. La prima in questo caso è sostituita, come sapete, dalle 2 catenelle. Faccio la seconda, poi la terza. Queste sono le mie 3 maglie basse singole, una per punto. Ecco, il modulo comprende queste 3 maglie seguito da una doppia. Quindi 2 maglie basse in un punto. Ripetendo questo modulo per un totale di 8 volte nel corso del giro, noi in pratica andremo a fare 8 raddoppi, che sono quelli che ci servono per portare le maglie da 24 a 32. Quindi abbiamo fatto il primo modulo insieme, adesso ripetete per altre 7 volte la stessa cosa, ricordate di unire l'ultima delle maglie alla prima con maglia bassissima. Fatto quindi quest'ultimo giro di maglie basse, andiamo avanti con il sottogonna lavorando maglie alte. In particolar modo nel prossimo giro, che è il giro 15, lavoreremo le maglie alte, le 32 maglie alte in costa dietro, in maniera tale da ottenere una fila di punti in rilievo su cui andare a inserire successivamente il volant. Quindi adesso per tutti gli altri giri il lavoro viene tirato su con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta lavorata qui. Ok? Scusate, vediamo se... Allora, tutte le altre maglie le andiamo ad eseguire in costa dietro, per cui dobbiamo prendere come riferimento questa catenella e lavorare soltanto sulla fila di punti dietro. Allora, carico il filo, devo fare maglie alte, entro nel primo punto e lavoro la mia prima maglia alta, poi entro anche nel secondo punto e andrò avanti così, lavorando tutti quanti i 32 punti base. Allora ci troviamo quando arriviamo sull'ultima maglia del giro. Ecco, arrivati qui volevo semplicemente fare con voi la chiusura di questo come dei prossimi giri del sottogonna. Allora, in questo caso dobbiamo andare a rientrare nella terza catenella iniziale, vedete, e unire così prima e ultima maglia, sempre con la solita maglia bassissima. Bene, come vedete quindi abbiamo realizzato il secondo giro del sottogonna lasciando in rilievo questi 32 punti. Allora, nei primi giri, quelli successivi che faremo, realizzeremo una serie di aumenti abbastanza numerosi perché dobbiamo subito ampliare di molto la base di questo sottogonna. In particolare nei giri 16 e 17 porteremo il numero totale di maglie base da 32 a 80 in totale. In 2 passaggi. Nel giro 16 intanto cominciamo a portarle a 56. Dobbiamo ottenere un totale di 24 aumenti. Allora in questo caso il modulo che andremo a ripetere è il seguente. Faremo in pratica su una base di 4 maglie una maglia alta singola e 3 maglie alte doppie. Ok? Quindi su questo modulo noi abbiamo 3
aumenti, ripetendo il modulo per un totale di 8 volte, andremo quindi a ottenere quei 24 punti in più che ci servono per passare da 32 a 56. Questa è semplicemente la logica, ok? Quindi facciamo insieme il primo modulo, maglia alta singola, seguita da 3 maglie alte doppie. Quindi vado nel primo punto e ne lavoro 2. Una, rientro, la seconda, eccola qua, poi seconda maglia alta doppia, fatto la prima, la seconda, la terza, quindi nel punto successivo altre 2 e ho completato il mio primo modulo. Adesso vado a ripetere ancora questo modulo, una singola e 3 doppie fino ad arrivare in fondo al giro, quindi ripeterò il modulo altre 7 volte. Chiudiamo il giro con maglia bassissima e ci troviamo lì. Allora, nel giro 17 devo ancora aumentare di 24 punti per portare il totale delle maglie da 56 come ottenute nel giro 16 a 80, dicevamo. Allora, utilizzeremo la stessa base del giro precedente, cioè 8 moduli con 3 raddoppi in ciascun modulo, soltanto che la base questa volta è costituita invece che dalle 4 punti base appunto del giro precedente da questi qua. Allora, praticamente, vedete, sono questi 7 punti sui quali andremo a realizzare 4 maglie alte singole e 3 doppie. Ok? Quindi ci troviamo in sostanza con un modulo con 3 punti in più lavorati, gli aumenti del giro precedente che andiamo a fare come maglie singole. Quindi invece che una singola e 3 doppie sono 4 singole e 3 doppie. Ok? Quindi tiriamo su il lavoro di 3 catenelle e iniziamo a fare questo modulo. In questa maniera qua, tirato su le prime 3 catenelle, prima maglia bassa alta, scusate, singola, le altre 3 singole, adesso qui faccio, quindi 4 singole fatte, adesso qui faccio una di seguito all'altra, le 3 doppie, questa è la prima, bene. Quindi prima, seconda e terza doppia, ho completato il primo modulo, lo ripeto per altre 7 volte e termino il giro. Bene, abbiamo quindi portato la base dei nostri punti a 80 e siamo arrivati, riprendendo il modellino di riferimento, esattamente qui. Allora, come vedete, mancano adesso 1, 2, 3 e 4 giri per terminare il sottogonna del vestito più corto. Allora, in questi 4 giri andremo a lavorare le 80 maglie base. Non faremo più aumenti, ok? Ci atteniamo a questo numero. Dobbiamo ricordarci soltanto questo, che nel primo di questi giri, di questi 4 giri e nell'ultimo, vedete, dobbiamo andare a lavorare in costa dietro, quindi prendendo il punto più esterno della catenella per poter lasciare in rilievo altre 2 file di punti su cui andare a inserire il volant successivamente. Quindi ne avremo una che è questa, 2 e 3. Allora adesso andremo a fare, ripeto, i giri 18, 19, 20 e 21 che sono 4,
80 maglie alte per giro. Ricordatevi soltanto nel 18° e nel 21° di andare a lavorare in costa dietro tutte le volte, quindi tirate su di 3 catenelle, prima maglia alta, e ricordate di chiudere il giro unendo prima e ultima maglia con maglia bassissima. Ci ritroveremo quindi alla fine del giro 21° quando avremo completato il nostro progetto come il modellino di riferimento. Bene, ho eseguito i giri come vi avevo detto e quindi ecco, metto a confronto il nostro progetto con il modellino di riferimento e per farvi vedere che in pratica abbiamo completato la parte del vestito corto. Quindi se volete realizzare soltanto il vestitino più corto, la versione più corta, allora potete fermarvi qui con questa prima parte di tutorial e andare direttamente alla seconda parte. Ecco, altrimenti se volete fare il vestito da sposa intero, continuate con me, io adesso riprendo a lavorare il vestito che avevo lasciato in sospeso. Bene, allora, per poter fare il sottogonna di questo gonnellone così ampio, mancano rispetto a quanto fatto fino ad ora, mancano altri 12 giri in cui andremo a realizzare degli aumenti progressivi. Allora, in particolare nei prossimi 2 giri che sono il 22 e il 23, noi andremo a fare, ad aumentare di 16 punti per giro. Un po' come fatto qualche giro fa qui all'inizio del lavoro. Allora, in pratica nel giro 22 passeremo da un numero base di 80 maglie a 96. Per fare questo andiamo a dividere il lavoro in 16 moduli ideali, no? 16 piccoli settori e andiamo a fare un aumento per settore. Allora, ciascun settore sarà costituito da 5 punti base, 5 per 16 infatti da 80, e su questi 5 punti base, per esempio prendo il primo settore, noi andiamo a fare questo modulo, 4 maglie alte singole più una doppia. Allora va da sé che ripetendo questo modulo per 16 volte noi avremo ottenuto i 16 aumenti e portato le maglie base da 80 appunto a 96. Allora, quindi si tratta di fare, dicevo, 4 maglie alte singole, ok? Qui le prime 2 e qui tutte e 4 le maglie e poi la doppia con l'aumento nel quinto punto. Questo modulo andrà ripetuto fino alla fine del giro. Uniamo prima e ultima maglia con maglia bassissima come al solito e ci ritroviamo alla fine di questo giro 22. Bene, anche nel prossimo giro, che è il 23, andiamo a realizzare 16 aumenti in uno per ciascuno di 16 settori, la cui base adesso non è più di 5 punti ma 6 perché abbiamo fatto un aumento. Quindi il modulo che andiamo a ripetere nel giro 23 per un totale di 16 volte, questa volta è 5 maglie alte singole e una doppia sul punto finale, ok? Esattamente in questo modo.
Ovviamente, essendo il primo modulo, la prima maglia alta è sostituita dalle 3 catenelle, poi ho fatto, vedete, 5 maglie alte singole seguita da una doppia. Ripeto questo modulo fino alla fine e alla fine di questo giro avrò ottenuto un numero base di maglie di 112. Allora, 112 sono quelle che poi servono per il quarto volant, praticamente. Allora, va da sé che dopo questo giro qui, 23, ne faremo un 24, un 24esimo nel quale andremo a lavorare queste 112 maglie che otteniamo qui nel giro 23, le andiamo a lavorare nel giro 24 in costa dietro per ottenere questa fila di punti in rilievo, ok? Quindi giro 23 terminate con questo modulo, ripetendo questo modulo fino alla fine, giro 24 lavorando le 112 maglie alte in costa dietro. Ci troviamo alla fine del giro 24. Bene, terminato il giro 24, la nostra sottogonna ha raggiunto quasi l'ampiezza massima. Allora vi ricordo, siamo partiti da 32 punti con il primo aumento qui in vita e siamo arrivati a 112. Allora, con il prossimo giro che è il 25 incrementiamo di altri 16 punti. Sempre con una logica analoga a quella usata fino ad ora, cioè dividiamo idealmente la nostra base di maglie in 16 settori dove andiamo a fare un aumento per settore. In questo caso del giro 25 ogni settore comprenderà 7 maglie su cui andremo a fare il nostro modulo. È costituito, come è intuibile, da 6 maglie alte singole più una doppia. Vedete esattamente come ho fatto nel primo modulo, che inizia con le 3 catenelle, prima singola, fate poi 2, 3, 4, 5, 6 maglie alte singole, una per punto, e infine nel settimo ne ho lavorate 2, ho fatto l'aumento. Vado a ripetere questo modulo fino alla fine del giro per quel che riguarda questo giro qua 25, dopodiché vi do le indicazioni per gli altri 2 giri. Nel 26 andiamo a lavorare questa base, cioè andiamo a fare 128, i 128 punti che abbiamo ottenuto in questo giro qua, andiamo a lavorarli come maglie alte, quindi 128 maglie alte tutte singole. E nel giro successivo, che è il 27, andiamo di nuovo a lavorare questi 128 punti maglie alte, però in costa dietro, per creare l'altra fila di punti in rilievo. Ok? Quindi ci troviamo alla fine del giro 27. Bene, arrivati in fondo al giro 27esimo, mancano praticamente 6 giri per concludere il sottogonna del nostro vestito. E vi darò le indicazioni su come fare questi 6 giri adesso e ci troveremo poi alla fine del lavoro perché realizzarli sarà semplicissimo. Allora, intanto dobbiamo fare un giro, il prossimo, il 28esimo, dove andiamo a fare l'ultima serie di aumenti. Quindi, per portare il totale di maglie base, che adesso è 128, a 144. Quindi ancora una volta andremo a aumentare di 16 punti dividendo il nostro lavoro in 16 settori, questa volta di 8 punti ciascuno, e andando a ripetere in ciascun settore questo modulo: 7 maglie alte singole più una doppia.
Esattamente come ho fatto io iniziando il lavoro. Vedete, ho eseguito prime 3 catenelle, prima maglia alta, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maglie alte singole, una per punto e nell'ottavo punto quella doppia. Arriverò, quindi concluderò questo giro, ripeto il 28esimo andando a ripetere questo modulo fino ad esaurimento. Devo ripeterlo altro 15 volte e chiudo il giro legando prima e ultima maglia con maglia bassissima. Nei prossimi 5 giri poi si tratterà di ripetere, cioè di andare a lavorare, volevo dire, le 144 maglie base che noi otteniamo come maglie alte. Allora, l'unica cosa che vi dovete ricordare è questa, che nel giro 29, nel 31 e nel 32 le maglie le lavoriamo normalmente, mentre invece nel 30 e nel 33 le andiamo a lavorare in costa dietro per ottenere le ultime 2 file di punti in rilievo che ci servono per gli ultimi 2 volant del vestito da sposa. Ok, quindi ripeto, adesso andiamo a fare il giro 28 di aumenti, come vi ho spiegato. 29 maglie alte normali, 30 in costa dietro, 31 e 32 normali e il 33 in costa dietro, 144 maglie. Ci troviamo alla fine del giro 33 quando praticamente avremo concluso questo tutorial. Bene, siamo arrivati in fondo alla prima parte di questo tutorial, quindi realizzando la struttura base, corpetto e sottogonna del vestito da sposa, sia nella versione lunga che nella versione più corta, che può essere considerata o un abito da sposa corto oppure un abito da damigella. Allora, vi do appuntamento. Allora, intanto chiaramente vi ringrazio di essere stati con me durante questa prima parte del tutorial. Vi invito a continuare a seguirci, iscrivetevi al canale e per quelli che hanno lavorato fin qua vi do appuntamento alla seconda e terza parte del tutorial. A presto!